Ciao! Prendi in mano un foglio di carta e una matita perché oggi disegniamo insieme gli occhi. Utilizzeremo una matita B o 2B, matite più grasse 4, 6, 8B, dei pennelli morbidi a punta tonda, uno sfumino, una gomma pane. Gli occhi, 2 occhi. È importante saperli disegnare entrambi, altrimenti si finisce per disegnarne solo uno e coprire l'altro con ciuffi di capelli. Gli occhi stanno sulla faccia e sono sempre 2, quindi incominciamo. Come sempre si parte dall'asse di simmetria. Passiamo poi allo spazio che sta tra i 2 occhi, che misura quanto la larghezza di un singolo occhio. Riportiamo la misura con la matita. A partire da questi punti creiamo delle forme a mo' di occhiali. Sono lo spazio in cui staranno i nostri occhi. Per controllare che gli occhi siano allineati tra loro, tracciamo una linea orizzontale. Segniamo lo spazio della palpebra mobile e di quella inferiore, ma solo al centro. Poi creiamo il contorno unendo questi punti di riferimento. Ora dobbiamo disegnare l'iride, che non sta perfettamente al centro, ma un pochino verso l'interno, come se lo sguardo fosse leggermente strabico. Vi faccio un esempio. 2 occhi che guardano perfettamente dritto, guardano all'infinito. Lo sguardo sembra perso, vuoto. 2 occhi che guardano un punto, invece, si vengono leggermente incontro. Così sembrano proprio ricambiare lo sguardo dello spettatore. Quando si posiziona l'iride, può essere utile considerare il cosiddetto spazio negativo, ovvero in questo caso la parte bianca dell'occhio. Questa qui. Controlliamo che le iridi siano grandi uguali . E ora disegniamo la pupilla. Vi faccio un altro esempio. Anche la pupilla non è perfettamente centrata. Se lo fosse, sembrerebbe un po' cadente. No? Invece è nella parte superiore dell'iride, di solito proprio sotto il riflesso bianco. Ecco qua, sembrano già guardarci, che ne dite? Personalmente non amo disegnare gli occhi perché mi sento sempre troppo osservata. Però andiamo avanti e disegniamo lo spazio delle sopracciglia. Vedete voi se preferite farle in stile Christina Aguilera nel 2000 o tipo Dua Lipa. Io farò una via di mezzo. Poi le riempiamo senza troppo impegno, ci torneremo dopo.
Se il disegno è troppo pesante, lo schiarisco con la gomma pane. Inizio a disegnare e riempire le zone d'ombra. Qui staranno le ciglia, ma lo spazio nero è in comune. Fatto un lato, passiamo all'altro. Andremo di pari passo per evitare di ritrovarci con un occhio finito, perfetto, e rinunciare a fare l'altro per paura di rovinare il disegno. Lo so, ci sono passati tutti. Poi con la nostra filata 2B riempiamo con un tratto leggero tutte le zone che non sono perfettamente bianche, ovvero stendiamo il mezzotono. Poi con un pennello sfumiamo. Sfumando il contrasto si appiattisce, quindi dobbiamo continuare per un po' a scurire le ombre per poi sfumare ancora. Ci vuole un po' di tempo, io ci ho messo poco più di una mezz'ora. Se rimangono dei segni di matita troppo visibili e che disturbano il chiaroscuro, si possono aggiustare con la gomma pane. Ci vuole tanta pazienza e di allenamento. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se siete riusciti a disegnarli come volevate e nel caso quanti tentativi ci avete messo. Controlliamo ancora che le misure siano giuste. Ok, qui mi sono accorta che una palpebra è più piatta dell'altra. Rimedio subito con l'aiuto della gomma pane.
È arrivato il momento di disegnare ciglia e sopracciglia. Faccio bene la punta alla matita, mettiamo un foglio di protezione per evitare di sbavare tutto il disegno e partiamo. Disegnare le sopracciglia è un po' come fare il microblading, quindi con dei segni decisi dall'interno verso l'esterno riempio il mio sopracciglio. Dei segni tipo questo. E dall'altra parte. Vi consiglio eventualmente di fare delle prove. Per le ciglia funziona più o meno allo stesso modo. Il mio più grande aiuto qui è l'immagine di riferimento, che trovate come al solito nel box informazioni. Aggiusto gli ultimi dettagli. Adesso veramente gli ultimi dettagli. Ed ecco finiti i nostri occhi, che continueranno a fissarci finché non metteremo via il disegno. Se ti è piaciuto questo video, aiutami con un like e ricorda di iscriverti e di attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao!